fermi, ecco qua. Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Per chi ancora non mi conosce, benvenuto. Sono Amara Costanza e su questo canale mi occupo di gioielli, soprattutto gioielli componibili come Pandora, Trollbits e così via. Se vi piace poi il video, iscrivetevi al canale e magari attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Qui con me oggi non c'è segretaria che è all'università, mi chiedete sempre di lei, sono molto contenta, è una ragazza veramente molto speciale, particolare. E, mi chiedete l'età di segretaria, ha 22 anni, anche se gliene danno almeno 5-6 meno e la cosa non la rende felice, però così è. Oggi qui con noi, come potete vedere, c'è Bambino. Ciao Bambino, mostrati, Bambino, vieni qui. C'è Bambino che però sostituisce segretaria, ma è un po' discolo. Questa notte non mi ha fatto dormire, ragazze, non mi ha fatto chiudere occhio. È sempre smanioso di giocare. Dove vai, Bambino? Vieni qua. È sempre smanioso ed ecco qua, insomma, questo è. Ora, io oggi qui volevo farvi vedere delle cosine di Pandora che ho qui. Allora, vediamo un attimo se... Oddio, balla tutto. Qua ogni volta che tocco qualcosa, balla. Come state notando, alcuni di voi mi hanno fatto notare che hanno visto i sottotitoli. Ecco, intanto vi preparo qualcosina. Che hanno visto i sottotitoli in alcuni video. Ovviamente questa è una cosa che sto facendo ad oggi. Bambino, trova posizione, per favore. Vai. Bravissimo, è sceso Bambino. È una cosa che sto facendo ad oggi, però non è semplice, perché comunque se per fare un video ci vuole mezz'ora oppure comunque un'oretta, se devo ripeterli, lo sapete che io li faccio senza tagli, quindi facendoli senza tagli ovviamente vanno ripetuti se vengono male, insomma, o se c'è qualcosa che non corrisponde. Io nel frattempo sto prendendo altre cosine, non sto facendo, non mi sto trastullando. Ma che cos'è questo? Ah, sono gli orecchini. E quindi, che vi stavo dicendo? A volte, diciamo, si perde tanto tempo per pubblicare un video. In aggiunta adesso per ogni 15-20 minuti di video mi ci vuole almeno un'ora di sottotitoli. Dico almeno un'ora perché YouTube ti propone il sottotitolo automatico, che però spesso e volentieri, soprattutto per quanto riguarda appunto Charm oppure Bid oppure vabbè, insomma, anche lo stesso Trollbits, il nome Trollbits lo scrive in maniera errata, quindi lo devo rivedere tutto, devo dare gli spazi dove ci sono le pause e quindi è un lavoro dai 15 ai 18 minuti, è un lavoro di editing di almeno un'ora, ci vuole tanto tempo. E vabbè, però insomma, siccome mi è stato chiesto da una ragazza e anche da un signore, mi è stato chiesto anche un po' di tempo fa, ma non avevo visualizzato bene il discorso, perché pensavo che si potesse fare in automatico, cioè che potessero farlo loro, qui che c'è un capello, in automatico, e invece no, lo devo editare io. Quindi mi metto lì, mi faccio tutti i sottotitoli, questo per far sì che le persone che amano questo tipo di gioielli, ma che non possono capire fino in fondo ciò che io sto dicendo o come li sto mostrando, abbiano l'opportunità di almeno poterlo leggere. E quindi questo è quanto. Ora, io ho dimenticato gli occhiali, che per me sono fondamentali perché, come sapete, sono un po' parecchio cicatella, quindi vi lascio un attimo a far vedere quello di cui volevo parlarvi oggi. Ecco, questa è una parte. E nel frattempo mi vado a prendere... Dov'è l'altra parte? Ma la sono persa, te pareva? Mi vado a prendere gli occhiali.
che ho di là. Ecco, intanto questa è l'altra parte. No, questa è Essence. Mannaggia, dove l'ho messa? Ah. Questo è il problema di avere troppe cose. Quando uno ha poca roba è meglio. Scusate un attimo, arrivo subito. Bambino. Eccomi, eccomi. Eccomi qui. Allora, bene, 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 bene. Allora, questo abbiamo detto Essence, quindi non c'entra con i reflection. Vi volevo parlare un attimo dei reflection. Perché ve ne volevo parlare? Perché ho notato, andando anche in gioielleria, che si stanno vendendo meno. Confermatemelo anche voi, qui sotto nei commenti se avete notato questa cosa. Si stanno vendendo meno e me ne dispiace perché comunque sono dei bracciali molto molto belli. So anche il perché, purtroppo. Speriamo che l'azienda un pochino ci venga incontro in questa per una soluzione, ed ecco qui. Allora, io vi faccio vedere intanto i reflection che possiedo. Qui abbiamo questo qui che è in argento semplice, con appunto dei charm fatti a clip in questo modo, dorati, con la catenella e via. Vado abbastanza di corsa perché vi volevo parlare del fatto che non si vendono molto. Qui abbiamo sempre argento con una base dorata e argentata per quanto riguarda il quadrifoglio, ma diciamo che ha una sfumatura verde. Poi qui abbiamo invece la sfumatura sul rose, quindi argento come base. Bambino! Oh, io ho chiuso la porta. Argento come base e rose come clip. Questo è il contrario, è il bracciale in rose e questa clip floreale in argento, molto carino questo. Questo presenta la mia iniziale con appunto semplice così, senza neanche la catenella di sicurezza, che non capisco perché non l'ho messa. Boh, forse ce l'ho pure, ma non so, non saprei. Comunque soltanto la mia iniziale. E per ultimo, ma non meno importante, tutto argento con le sfumature sul blu. Eccolo qui, bellissimo. E anch'esso presenta la catenella di sicurezza. Allora, perché non si vendono molto? Quando sono usciti, è uscito prima il Reflection, quello tutto maglia Milano, per intenderci, che è tutto piatto così. A me non piaceva molto perché più di una volta ho visto delle recensioni dove si facevano vedere i bracciali piegati. Effettivamente quella maglia è molto più delicata rispetto a questa multifilo. E quindi niente, è andata così, non mi piaceva, non li ho mai acquistati. Poi un giorno me ne regalarono uno per il mio compleanno, anzi ringrazio ancora perché altrimenti non li avrei mai acquistati. E questo qui, fu questo qui. Poi io ci misi, mi sembra che me lo regalarono con un paio di charm, credo, una cosa del genere, e io iniziai a comporli. Ne feci uno appunto sulla tonalità del blu, che è molto molto bello. Questo lo metto spesso durante me lo vedete insomma, durante il periodo natalizio, ecco, le feste natalizie, ecco, non mi veniva il termine. Molto carino. Prima lo componevo con la catenina di sicurezza messa qui, tipo ornamento. Poi invece l'ho staccata perché ho notato che mettendone più di uno, per esempio se io indosso quello lì e poi indosso, non so, prendiamo questo per esempio, vediamo un po', questo è un esempio che vi voglio fare, niente di particolare. Ecco, la catenina dava fastidio messa così, quindi a questo punto ho preferito
inserirla in questo modo, ma qui vedo che c'è qualcosa che non mi quadra. Ah sì, ecco. Vedete? Chi è? Chi è? Niente. E quindi diciamo che l'ho tolta, l'ho riutilizzata come dovrebbe essere utilizzata, appunto come catenina di sicurezza. Il problema quindi prima è il bracciale, ma Pandora ci è venuto incontro appunto proponendoci la stessa tipologia di bracciale, quindi largo e piatto, ma con un multifilo. Così evitavamo il discorso dell'altro reflection. Questa politica mi è piaciuta tanto, se non fosse che poi successivamente, non so se ce l'ho anche qui nel catalogo, adesso ci guardo mentre vi parlo, successivamente hanno rifatto il reflection, quello lì, con la maglia Milano, vediamo se lo trovo, ma con la chiusura tutta sbrilluccicosa. E questo mi ha un po' sorpreso perché hanno fatto solo la maglia Milano, non hanno fatto la multifilo. Quindi questa cosa mi lascia un po' perplessa. Vedete? Guardate. Eccolo qui. Questo è quello, diciamo, nuovo, con appunto il pavé, ha lo stesso prezzo del multifilo, 10 euro in più rispetto al Reflection, quello primordiale, diciamo così, però questo è quanto, insomma, ecco, c'è anche Rosé, però non riesco a capire la dinamica, perché non hanno fatto anche questo con il pavé? Mi sorge un po' il dubbio. Poi, questo è il primo problema che ho riscontrato io con i Reflection. Il secondo problema che mi fa percepire il fatto che non si stanno vendendo, non capisco, cioè non capisco, capisco, ma tant'è, sono le clip. Ora, e voi mi direte perché le clip? Perché le clip del reflection sono un po' delicate, nel senso che quando si aprono, io adesso non vorrei neanche rovinarle più di tanto, però, perché ecco, questo è il problema, che quando si aprono, prova ad aprirne una, ecco, ho scelto proprio quella più molli. No, prova ad aprirne un'altra. No, questa è più, secondo me, è più papabile, sì. Ecco fatto. Allora, l'apertura, come potete vedere, è un'apertura un po' delicata, perché più di così, guardate bene, più di così non si apre, o meglio, si può aprire, ma la cerniera qui dietro è troppo sottile e si rischia di rompersi, oppure, perché se si rompe si porta a cambiare volendo, oppure, vedete, non si rompe ma si smolla la chiusura. Qui dietro c'è appunto un meccanismo piccolino che permette questo lavoro, si rovina il meccanismo che sta qui dietro sulla cerniera e la clip si allarga talmente tanto che poi si perde. Ci si intruppa, si apre, cade e non ce ne accorgiamo. Questo è uno dei motivi che anche grazie al lavoro, insomma, che mi hanno trasmesso le commesse, il loro lavoro ovviamente è anche quello di recepire ciò che il cliente ha da dire, e mi è stato riferito appunto proprio questo, che il problema nasce dalle clip. Quindi inizialmente il problema era del bracciale, della maglia del bracciale, della tipologia di maglia. Successivamente hanno riscontrato il problema con le clip. Ora riproviamo a reinserire di nuovo questa clip che rispetto a quelle del bracciale Snake, rispetto a quella del bracciale Snake è complicatissimo da inserire perché ecco, bisogna tenere allargato non più di 30 gradi, ecco qui, cercare di far combaciare, in questo caso essendo un multifilo, tutti i fili, vedete che si accavallano purtroppo e quindi vanno inseriti dritti.
altrimenti si schiaccia e si rovina sia la clip che il bracciale. Ecco qua, infatti questo è inserito male. È molto più rognosa e laboriosa la questione e devo dire che non ha riscontrato il piacere del pubblico come ci si aspettava. Ecco qua. Ora, per esempio, vedete, questa è inserita, ma voi non capite all'istante che è una clip aperta, ma ancora io non l'ho chiusa. Questo è un attimo a allargarsi e a cadere. Chi è? Quindi questo è un difetto. Ecco fatto, adesso è chiusa. Questo è un difetto che purtroppo io ho riscontrato anche personalmente, anche se devo dire mi è capitato di acquistare all'inizio proprio le clip che mi piacevano da morire, che erano quelle a rombo, fatte così, cioè con mi sembra il colore giallo dietro, sì, e, erano su rosa e l'interno, se non sbaglio, era bianco, sì, fatte a rombo. Il problema è che quando l'ho acquistate l'ho trovate già smollate, quindi ho dovuto riportare in negozio tutte e due. Fortunatamente la commessa che me l'aveva da poco vendute, io non sapevo tutte queste cose ancora, quindi non avevo fatto attenzione, poi supponevo fossero buone e invece la commessa fortunatamente diciamo mi è venuta incontro, me le ha cambiate all'istante, ma non aveva a disposizione quelle che volevo io e ho preso queste altre due. Ma devo dire la verità, le avrei acquistate di nuovo volentieri, non è mai capitato, essere sincera, non è mai capitata l'occasione, ma se dovesse capitare mi piacerebbe tanto. Ora, che altro vi volevo dire riguardo ai reflection? Un attimo solo che devo fare una cosa, ecco, ok? Riguardo ai reflection devo dire che l'altro problema che ho riscontrato è la misura, nel senso questi hanno più misure, come abbiamo visto prima sul catalogo, aspettate, hanno più misure, però sul polso, ecco qua, vedete? Allora, guardiamolo un attimo insieme. La misura è 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ok, non mangiano eccessivamente sul polso i charm, quindi possono essere tranquillamente utilizzati. Ma dov'è il problema? Il problema sta nell'inserimento, perché la catenina di sicurezza è molto lunga. Questo mi sembra che sia un 18, se non erro. Ecco qui, io lo inserisco, lo chiudo, mi sta bene sul polso, però vedete com'è? Mi sta bene perché avevo deciso di mettere soltanto questi di charm. Se io invece volessi acquistare, come per lo snake, il bracciale, poi mano a mano fare diciamo di più, sono costretta o a tenerlo stretto stretto così, oppure a cambiarlo. Questo è un problema che ho riscontrato perché se noi lo prendiamo troppo lento, si accartoccia, si gira in questo modo e rimane brutto. Se lo prendiamo troppo stretto o comunque giusto, come in questo caso, i charm che mettiamo, le clip che mettiamo, devono essere studiate al momento, perché altrimenti risulterebbe poi a lungo termine troppo stretti e quindi non va bene. Questo è quanto. La catenina di sicurezza, secondo il mio punto di vista, è troppo lunga. Anch'essa purtroppo gioca sul discorso clip, ma come potete vedere la cerniera è veramente minuscola, vedete? Quindi la clip è la prima cosa che si apre. Questo è capitato anche a me, devo dire la verità. La clip è la prima cosa che si apre, quindi bisogna stare un pochino più attenti. Che altro dirvi? Io penso di avervi detto tutto. Era giusto un appunto per quanto riguarda appunto le... Questo lo tagliamo nei sottotitoli, che dite? No. Per quanto riguarda i reflection, che è bellissimo questo bracciale stupendo, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazze!